Se dopo 3 stagioni intere vi state ancora interrogando sul senso di Alternate Destiny, oppure l'avete appena scoperto e siete nella confusione più totale, in questa pausa tra terza e quarta stagione cercheremo di fare un recap e un po' di chiarezza. Questo progetto si può descrivere come una profonda lettera d'amore verso FF8, un viaggio tutto nuovo attraverso una vecchia storia, con l'incognita di forze esterne che sembrano poter influire sul corso degli eventi. Attenzione! Se non avete visto tutti gli episodi, almeno della prima stagione, sappiate che da qui in poi ci saranno spoiler. Ripercorriamo nuovamente l'eterna lotta tra i Sid e le streghe, che raggiunge il suo apice in una battaglia fuori dal tempo tra 6 adolescenti e la potente strega Artemisia. Lo scontro inizia nel prologo del primissimo episodio, ma il tempo scorre all'indietro, riportandoci a un duello tra 2 rivali, da cui entrambi ereditano una cicatrice al volto. Nel frattempo, voci fuori campo ci anticipano il destino dei Sid. Sconfiggeranno la strega e salveranno il mondo. Ma qualcosa nell'ombra si sta muovendo per cambiare questo destino. Si sospetta che la strega sia entrata in possesso di un artefatto capace di ribaltare la situazione. Sarà vero? Intanto il nostro protagonista, Squall Leonard, si risveglia in infermeria. La sua ferita non è grave, ma lo attende l'esame per diventare Sid, uno dei mercenari d'élite formati all'Accademia del Garden di Balamb. Silenzioso, introverso, sempre assorto nei suoi pensieri, Squall viene da subito circondato da una serie di ragazze. La professoressa Quistis, che lo considera il suo pupillo, la ragazza misteriosa dell'infermeria e poi Selfie, la cadetta vivace appena arrivata da Trabia. Ma Squall sembra ignorarle quasi completamente. L'unica persona con cui ha una connessione, paradossalmente, è proprio il suo rivale, Seifer. Durante l'esame a Dollet, Seifer è il caposquadra e trascina i compagni in una missione pericolosa, alla caccia dell'esercito di Galbadia, una potente nazione governata da un presidente tiranno. Pur essendo un abile combattente, Seifer è troppo indisciplinato per diventare Sid, cosa che peraltro non sembra neanche interessarlo. Lui ha un sogno più grande, che definisce romantico. Quando Seifer decide di agire di testa sua, Squall si ritrova nei guai assieme a Zell e Selfie, riuscendo a malapena a salvarsi dall'attacco di un robot gigante. Eliminato giusto in tempo da Quistis. Alla fine, Squall, Zell e Selfie si diplomano come nuovi Sid, mentre Seifer viene scartato e costretto ad applaudire ai successi degli altri. Al Garden si organizza una grande festa, con studenti invitati anche da altri Garden. Selfie ritrova gli amici di Trabia e Squall viene avvicinato da una splendida sconosciuta che lo invita a ballare. Dopo un inizio imbarazzante, riesce finalmente a lasciarsi andare, per poi ritrovarsi da solo in mezzo alla pista da ballo. Quistis osserva la scena da lontano, visibilmente gelosa. D'altronde c'è solo un anno di differenza tra lei e Squall, e il suo incarico come insegnante sta per terminare. Ma tra lei e il ragazzo silenzioso non c'è spazio per momenti romantici. Squall è ancora segnato da un passato che per il momento non ci viene raccontato, ma se avete finito il gioco già lo sapete. Successivamente Squall, Zell e Selfie vengono inviati a Timber per la loro prima vera missione Sid. Prima della partenza, il preside Sid consegna loro una lampada magica, la quale si rivelerà un oggetto pericolosissimo. A Timber avviene l'incontro con i loro nuovi datori di lavoro, i Gufi del Bosco, gruppo di resistenza di cui fa parte anche Rinoa, la sconosciuta con cui Squall aveva ballato alla festa. I Gufi vogliono liberare Timber dagli invasori galbadiani. Organizzano così il rapimento del presidente Deling, ma il piano fallisce in quanto troppo prevedibile. Ad attaccare Deling direttamente ci penserà Seifer, accorso in aiuto di Rinoa, con cui sembra esserci del tenero. Ed è qui che avviene la prima svolta. Una strega affascinante fa irruzione sulla scena e convince Seifer a mollare tutto e tutti per seguirla nel suo oscuro disegno. Fallita la missione, Quistis consiglia alla squadra di tornare al Garden, ma prima presenta loro una nuova compagna, Virginia Juris, neotrasferita dal Garden di Galbadia a quello di Balamb. Non è ancora diplomata, ma secondo Quistis ha un talento fuori dal comune. Squall è inizialmente diffidente, ma poi accetta di insegnare a Virginia la tecnica dei Junction IGF, anche se lei possiede un'arma avanzata che le permette di lanciare magie anche senza Junction. Durante un allenamento, i due salvano da un mostro proprio la ragazza che aveva visitato Squall in infermeria. E a questo punto ho perso il conto anch'io delle ragazze misteriose nella vita di Squall.
Poco dopo il ragazzo crolla nella sua stanza e fa uno strano sogno, in cui interpreta un soldato galbadiano di nome Laguna Loir. Laguna è goffa e pasticcione, ma riesce a passare una serata indimenticabile con la donna di cui è innamorato, una pianista di nome Giulia, che inaspettatamente ricambia i suoi sentimenti. Anzi, è proprio lei a farsi avanti, rivelandogli di aver scritto addirittura una canzone ispirata a lui. Ma proprio sul più bello, i due sono costretti a separarsi. Squall si risveglia scosso e scopre che anche i suoi amici hanno fatto lo stesso sogno. Addirittura Virginia dice di aver impersonato Giulia. E qui ci accorgiamo che anche Virginia non disdegna l'idea di flirtare con Squall. Ma non ci siamo dimenticati della strega, naturalmente. La strega Idea si è alleata ufficialmente con Denning, ma in realtà trama per dominare in primis Galbadia e poi il mondo intero. Il preside Sid e il leader del Garden di Galbadia, Dodon, decidono di unire le forze per organizzare un attentato contro la strega. Per questo la squadra di Squall viene inviata a Galbadia, dove incontrerà il nuovo tiratore scelto, Irvine Kinnes. Anche Virginia, pur non essendo ancora Sid, viene inclusa a sorpresa nella squadra, per volere del preside. Non mancano le notizie scioccanti. Cypher è stato giustiziato da Galbadia per l'attacco al presidente Denning, una rivelazione che sconvolge Rinoa, e colpisce anche Squall più di quanto lui voglia ammettere. Irvine inizia a stuzzicare un po' gli equilibri del team e Virginia coglie l'occasione per agire da sola, determinata a dimostrare di valere quanto gli altri. La ragazza ottiene un nuovo Guardian Force nella tomba del re senza nome, mentre Squall ha un'altra visione di Laguna, questa volta impegnato in una missione disastrosa contro l'esercito di Estar, terminata in una fuga che sembra sfociare in tragedia. A Denning City, la squadra dei Sid incontra il colonnello Caraway per preparare l'attentato contro Idea. Colpo di scena, Caraway è il padre di Rinoa, motivo per cui lei viene esclusa subito dalla missione. Irvine è il cecchino designato, colui che dovrà sparare il colpo mortale alla strega. Mentre tutti si preparano per l'esecuzione del piano, cercando di non destare sospetti tra i galbadiani, Virginia coglie l'attimo e ruba un bacio a Squall, visibilmente spiazzato. Nel frattempo, Rinoa ha deciso di agire per conto suo e tenta di fermare Idea usando un bracciale magico, ma le cose non vanno affatto come da lei previste. Idea mostra dunque al mondo la sua vera indole, uccide il presidente Denning a sangue freddo e assume il controllo totale di Galbadia. Inoltre evoca due mostri orrendi per eliminare Rinoa. Fortunatamente Squall, Zell e Irvine giungeranno appena in tempo per salvarla, mentre in città continua indisturbata la parata in onore della strega. Ed ecco una nuova rivelazione. Cypher è ancora vivo, e non solo, ora è al fianco di Idea. Ovviamente il piano per uccidere la strega da lunga distanza va in fumo, perciò Squall si ritrova di nuovo faccia a faccia con Cypher, mentre Irvine è impegnato a combattere i soldati galbadiani. Rino e Zell si uniscono a Squall nella battaglia finale contro la strega, ma le loro abilità non saranno sufficienti. In un momento di climax devastante, Idea crea un enorme proiettile di ghiaccio e lo scaglia verso Squall. Il colpo sembra fatale, per il ragazzo e i suoi compagni Sid non sembrano esserci più speranze. Sì, lo so, finora non ci sono stati colpi di scena sconvolgenti rispetto al gioco originale, ma c'è ancora molto da scoprire nelle successive stagioni. Lasciate un bel like e nei commenti ditemi se con questo recap avete ricordato o notato qualcosa che era sfuggito o avevate rimosso. Condividete il video e attivate la campanella per non perdere i successivi. Vi saluto e vi abbraccio con la speranza di annunciarvi presto altre novità su questo progetto di Alternate Destiny.